Come si chiama? Mi chiamo Michele Di Gregorio, Quando è nato Michele? 6-4-1933, E dove è nato? San Mauro Cilento. Ha vissuto sempre a San Mauro Cilento? No, sono stato 18 anni a Stoccarda e 14 mesi in Svizzera. Perché? Che lavoro faceva lei? Ero un contadino. Contadino nemmeno, la terra non mi è mai piaciuta. Però mamma aveva 9 figli. A casa nostra, una volta mancava il sale, una volta l'olio e una volta il pane. E quindi bisognava andare a lavorare. Andammo ci sposammo il 64, io e mia moglie, e andammo in Svizzera. Siamo stati in Svizzera 14 mesi. E lì che lavoro ha fatto? Lavoravo in una fabbrica di cartone, con un blau cartone. Tengo pure la pensione là. Poco però. E poi invece è tornato in Italia. Sono tornato in Italia, ho messo un bar in piazza qua. Però non so, non c'era strada a quei tempi, questo, quell'altro, un bel bar, gelaterie, tutto. Sono stato 2 anni e mezzo, poco. Allora è venuto uno della Moca di Salerno, signor Di Gregorio. Lei non è per questo vangone qua, lei non ci sta qua, ma già mi ha visto, captato. E difatti dopo 2 anni e mezzo l'ho svenduto. È durato ancora 3 mesi e è finito il bar, perché si sono scontrati. Io lo sapevo fare, però era poco, il lavoro era molto, gente poco, adesso è un'altra cosa, adesso è cambiato tutto. E quindi dopo che ha dismesso il bar ha continuato a lavorare oppure ha smesso? No, sono andato in Germania, in Svizzera. Ah, quindi prima il bar e poi... Sono andato 2 volte in Germania. Allora la seconda volta andammo lì, io e mia moglie, non sapevamo parlare tedesco, perché lì parlavano tedesco ma è un altro in dialetto in Svizzera. Siamo andati a Stoccarda, c'erano fratelli miei là, stavano lì. Sono andato a Ludwigsburg, Bad-Württemberg, la zona più ricca della Germania, come noi Reggio Emilia, Modena, quelle zone lì. Andammo là, c'era una Metallfabrik, c'erano molte in quel paese che siamo stati, c'erano molte fabbrichetti. E una volta facevano Metallfabrik, facevano i cambi delle macchine, BMW, Mercedes, Porsche, anche l'Alfa Romeo facevano, macchinaria. Allora io lavoravo alla macchina e mia moglie al controllo, nello stesso reparto stiamo. 1 anno, 2, 3, io non volevo fare figli, perché eravamo 9, ho visto già il figlio è responsabilità. 1 anno, 2, 3. Una volta, una sera, mia moglie tutta scocciata, dico, ma che vuoi? Voglio fare un figlio. E adesso lo dici. Il 29 settembre abbiamo provato. Dopo 2 giorni dice, non mi sento bene, ma non è la prima volta. È nato questo bambino. Kaisersnitt era di festa, 17 giugno. Allora c'era una clinica vicino a noi, è andata, era tutto il giorno niente. Hanno chiamato, c'era una tedesca amica nostra che ha trovato alla casa, hanno chiamato i dottori, lui stava a Stoccarda, era pure uno slavo. Allora subito hanno fatto presto, Kaisersnitt, hanno tagliato, anziché così, ha preso infezione. 40 giorni tra la vita e la morte. Brutto, mamma mia. E quindi poi ha continuato a vivere in Germania? Ho cominciato a vivere e lavorai ancora 5-6 mesi, lavoravo. C'era pure mamma e papà là. Io non mi fidavo di mamma e papà, volevo tenere io il bambino, a quei tempi già. Allora ho parlato col direttore,
Dice, di Greco, dice, no, ma se cambi macchina e ti metti una macchina che la comandi stesso tu, le fai i formati, fai, e dico sì, sì, in 2 giorni già ho fatto. E facevo un turno. Sono stato ancora 4-5 mesi e ho pensato, dico ma io qui non si vende niente qua, roba italiana, non sapevo tanto parlare, non parlavo manco tanto bene, appena. E sono andato alla Camera di Handelskammer, la Camera di Commercio, e mi hanno dato dei libretti. Dici voglio fare questo. E poi mi hanno fatto l'esame. Per sicurezza ho chiamato un interprete, che poi erano 5 persone che mi domandavano come state facendo voi. Dice di Gregorio, se caso mai l'azienda tua va avanti, che devi fare? Io ho studiato ma non ci arrivavo, non lo so, devi andare all'INPS, alla Grande Cassa, che devi scrivere ad assicurarli. Va bene, promosso. Dopo 2 giorni avevo 700 marche, perché mandavano pure in Italia, perché come facevano li mandavo. Sono 2 giovani come voi, 2 ragazzi alti. Noi siamo della Deutsche Bank. Se vi servono soldi, venite a tale sportello. Vedi che sta in Germania. Se arriva in Italia a questo qui, già hanno visto che io era uno che potevo fare. Psicologicamente ti capitano lì. No, non ci sono andato. Andai a comprare, dopo un mese il negozio pieno. Perché il commercio è commercio. A che età è rientrato in Italia? L'84 siamo tornati. Avevamo una villetta piccola, non finita. Mia moglie aveva voluto accudire la madre. Sandro, mio figlio, aveva 16 anni, ha fatto le scuole tedesche. È venuto, no, andiamo. Io non volevo andare, io sono restato molto tedesco. Andiamo, tenne BMW, che tenia il numero, adesso si è cambiato tutto il numero italiano. Allora ho ingrandito questa casa, guarda, a destra e a sinistra, abbiamo 14 stanze da letto. È un albergo praticamente. E l'abbiamo fatta fino adesso, passaparola, non c'è l'internet e lo gestisce mio figlio. Anche gli do una mano, ma è lui che con l'internet. Ed è sempre a San Mauro Città. Sempre qui al capo sportivo. Perfetto. Lei quante volte mangia ogni giorno? Io? Tante volte, anche la notte. Che cosa? Ma no. In Germania era malaticcio perché l'aria lì è pesante. Io mangiavo, avevo il bene di Dio lì, i soldi, la calpe fresca, la vitellina. Ma quando il tempo lì non è buono come qua, capite? Qui c'è natura, lì un po' diverso. Mangio, è roba paesana qua, roba genuina, fagioli, cicci, queste cose qua. Ma io le vendevo lì, ma non, con tutto questo non stavo bene lì. Vendevo tutta sta roba. No? E perché secondo lei non stava bene? E poi andai da un dottore, bassino, mi accarezzò, una specialista. Dice, di Gregorio, vattene dove sei nato, che tu non c'è niente. Di fatto è così. La mattina lei si sveglia e fa colazione? Qualche volta. Io la mattina mi prendo certe volte un rosso d'uovo con limone all'ostrica, 2 volte alla settimana, c'ho le galline. E fa bene. L'uovo è più importante della carne a me. Carne ma ce ne abbiamo, poca. Più queste cose paesane, capite? Olio d'oliva. Carne che cosa per esempio? Che tipo di No, carne di maiale, manzo, polli, tacchine, sta cosa. Quante volte in una settimana? Ma a casa nostra sempre carne c'è, ma Sandro non ne mangia. Sandro vuole la pasta asciutta con la carne macinata. Non gli piace cotolette, queste cose, non tanto. Ma pure io poco.
Quante volte mangia invece i legumi, per esempio? Legumi, minimo 2 volte, 3 volte alla settimana già mangiare legumi, che per me è una cosa, perché quando ero giovane mangiavo questo, perché mio papà andava a Vallo della Lucania, comprava 50 kg di fagioli e lì la mamma cucinava la mattina, metteva un po' di pane, fagioli, un po' d'olio, forza, Adesso fa colazione poche volte. ma poche volte sì. Poi No, poi più tardi, verso le 10, le 11, mi faccio il pane duro con l'olio, un pomodoro sopra e me mangio, è buonissimo quello. L'acqua sale si chiama. e poi a pranzo E mangiamo all'1, l'1 e mezza. E la sera cosa alle mangia a 7. pranzo? Primo, secondo? Terza e tante cose, e a voglia, dai, molti contorni, ma perché abbiamo provato a mangiare tanta gente, certe volte 40-50 persone tavolate, adesso è molto difficile, la gente chi non può mangiare qua, chi non può mangiare là, mettiamo cotolette, c'era un ragazzo se ne mangiava 3, va bene, c'era un altro una, non dicevano perché no, la mettevano, si servivano lo stesso loro, capito? Adesso è cambiato. E a cena invece che cosa mangi? Ma faccio certe volte pure quello che è restato il giorno, un po' di salame, una pomodoro, io pomodoro ne mangio poco. Una, la taglio con un po' di sale e olio, non mangio tanti pomodori. E tra pranzo e cena mangia qualcos'altro? Sì, molte caldo, pure la pastina, a brodino, queste cose qua. E, beve il vino? Sì. Che vino beve? Rosso, bianco. L'altra sera è venuto un'indiana che teneva una casa affittata a un'indiana. Allora chi è vergognosa, la mamma lavora qua. Mangia le patate fritte con l'olio di oliva. No, una, due. E allora non era un grosso piatto, l'abbiamo messo una, due. Mangia, si è mangiato tutto quanto, sai dopo. E bevevo io, non me ne sono accorto. A notte non sono stato, bevevo 3 bicchieri più o meno. Io quando sono arrivato posso bere 2 bicchieri e che dopo mi dai 100 marche, 100 euro, che bevo, non posso. Non riesco a ubriacarmi io. Ma li beve a pranzo o a cena? Tutte e due. Mio nonno era scultore, analfabeta. In 910 ha fatto dei portoni qua a Casalsoprano e andava per i paesi, era ubriacone. Il papà di mia madre è ubriacone e noi no. Mio figlio non beve niente, solo acqua. L'altro giorno ho bevuto acqua e non potevo dormire il giorno. No, veramente, il vino ti aiuta. E la domenica mangia qualcosa di diverso? No, sempre lo stesso più o meno. No, per noi non c'è domenica né lunedì. Come trascorre le sue giornate? Per esempio la mattina a che ora si sveglia, che cosa fa? E la sera io dormo molto, ma anche da quando ho fatto un militare sono stato volontario per film di anni 2. Prima sono stato a Bari e avevo la quinta elementare a quei tempi. E mi hanno messo allo spaccio dove si vendevano sigarette, panini, bla bla. Ma io non capivo, era guaglione, 18 anni. Reggimento, e andiamo al reggimento, io non sapevo. E sono andato a Viterbo. Così. Con un treno tutti i soldati siamo andati, arrivati là, mi hanno messo capo pezzo, comandavo 8 persone. 8 persone. 2 giorni ho comandato, mi rifiutai. No, non posso comandare, perché non voglio comandare e non voglio essere comandato. Capito? Comandare è difficile, Se lo vede, no? Io a 8 mesi adesso qua, caporalmaggiore, ma facevo sergente, capito? Non era per me la vita militare, no. Ma a che ora si sveglia? Quindi la mattina prima che si sveglia? Alle 7 e alla sera a certo punto, quando adesso che vengono le olive,
vado in campagna, a mezzogiorno vengo, mangio, se maltempo, mi metto a dormire pure alle 2, fino alla mattina. Sto molto a letto, comodo, bello, televisione, capito? Mi rilascio. E ama fare delle attività particolari, per esempio sport, passeggiate? No, c'è un medico di Castellammare, la terza, sono 3 volte da me, e l'ho domandato, e ha già prenotato. La mattina va a correre. Dico, dottore, io così, la mattina ho bisogno, per la circolazione, devo andare di qua, devo trovare i sparaci, questo, camminare per, capito? Ho bisogno di questo. Quindi va a raccogliere gli asparagi? Sì, l'origano. Vado, ma non già lo regalo, figurate, no? Ma ho bisogno di questo movimento. E coltiva anche qualche orto? Sì, tengo l'orto. 3 anni fa ho fatto 30 quintali d'olio. Solo. Ma lo fa proprio lei? Qui è la cooperativa. 30 quintali, 50 sacchi, in 3 ore lei prendi. Qual è il suo piatto preferito, Michele? Fagioli e ceci, fagioli. Più dei ceci? Ma no, più di ceci, adesso mi piace pure i ceci. E come li prepara questi fagioli? Ma che li fa? Che la mia moglie io li compra, li fa. Lucia non ne mangia e mio figlio pure poco, fa finta. Il primo mi mangio solo ceci, il primo giorno. Olio e mangio. Il pane è duro e l'olio sopra. Il giorno appresso non ci mette la pasta e ceci, capito? E poi basta, va. Poi riprendo dopo 2 giorni, capito? 3 giorni. Quindi in una settimana sicuramente un paio di volte. Sì, sì. C'è una cosa che le ricorda quando era piccolo, quando era bambino, un piatto che le ricorda quando era piccolo? Patate fritte. E quando le mangiava? Ma no, la mattina non si alzavamo, eravamo tanti vogliono, erano 6 giovani e 2 ragazzi. No, un altro morì. Tagliamo le patate e facevamo una fritta di patate. E le mangiavo. Le patate fritte Per belle. prima colazione? Sì. E poi andava a lavorare in campagna? Sì, andavo di qua, di là, poco e niente, e lavorare poco. Lavorare non è facile. E io facendo adesso a cogliere le ulive mi diverto, ma a zappare, e nella ginnastica io zappo ancora qualche poco, e quello fa bene. Io ero cicciottello prima, mi sono fatto, ero 84 kg, mo sono 72. Mi muovo, capito? E mangio, La notte, certe notti mi mangio i biscotti, cioccolato. Siamo andati in Germania la penultima volta con Sandro a targare la macchina, il bollo si deve mettere, collaudare. Quanta cioccolata potete comprare? Dite una parola. 1 chilo? 50 kg. No. Ha già regalato tutto il paese. 50 la costa poco. E poi la prende all'ingrosso lì, hai capito? Costa poco. La 30-35 centesimi 100 grammi di cioccolata. Qua no. È buona. Quindi le piacciono i dolci? Ma molto, molto. Una volta, sai, non sapevo che sto qua. Io ho dormire con la pressione alta, perché certe notte mangio e poi mi vedo un po' di cioccolato, un po' alla volta. Una volta mi ho mangiato 200 grammi di cioccolato. Passa, sbalza la vedo. Diciamo, le ha fatto un po' male. No, non male. La pressione, dice, ma che tieni, che ha fatto? Dice, un Mirko sa che sono normale, capito? E non gliel'ho detto però, nemmeno. C'è una ricetta tradizionale di San Mauro Cilento che lei per esempio in Germania avrebbe voluto assaggiare e che non ha assaggiato? Ma è tutto buono per me, io mangio tutto.
quasi. qualcosa di specifico proprio che le piace particolarmente? Dice questo è il piatto della festa, per esempio. Niente, no, è lo stesso. Una volta mio papà è San Mauro, come adesso, l'11 luglio, è stato San Mauro. Allora qui facevano le capre, i magliatri. Mio padre era un tipo molto riservato, ha comprato la pecora. Noi non mangiamo pecora, nemmeno la pasta, abbiamo mangiato il pane. Giambrusano, un macellaio qua, ha già dato la pecora. Quella, anche a me, anche un crapetto mi dà fastidio a me. Sento quella cosa di... Abbiamo le galline. I conigli ce l'hanno e l'ammazzano, noi non dà fastidio, non possiamo, mi dispiace. Le piace mangiare più da solo o in compagnia? In compagnia, Madonna quanta gente non mangia da casa nostra, perché avevo tanta roba, distruggevo, ma mia moglie non ha detto mai niente, adesso non se la sente tanto, ancora cucina però, è brava a cucinare. E c'è una cosa che fa buono più di tutte, sua moglie. Lei, ma è brava, lo sanno tutto San Mauro. Senti, hai sentito parlare della dieta mediterranea? Come? È nata a Pioppi, e ha conosciuto pure a Rosso. Ma mai pensando che in un paese qua, San Mauro diventava un bel paese, e adesso a Cerolo, Che cos'è per lei la dieta mediterranea, quindi? e si mangia un po' genuino, mi sembra. In che senso? Melenzane, fagioli, patate, queste cose qua, olio. La prima cosa è l'olio. È venuto uno di Caserta che comprava e è morto a casa mia. Stiamo mangiando. Allora, un bravo uomo. E patate, fammi. Ma come mai queste patate gli faccio a casa non sono buone queste? E che le faccio con l'olio di seme? È un'altra cosa, è vero? Ah, perché lei frigge con olio e extravergine invece. Eh sì, aspetta. C'è un segreto per arrivare a una età adulta? Fare molto amore.